Nello scorso episodio ci siamo lasciati con la colonna del capitano Mario Muneghina che stava cercando di raggiungere il confine svizzero e si apprestava a passare il presidio tedesco di Pian di Sale. Bene, riprendiamo proprio da questo punto. Sono le 3:30 della notte tra il 16 e il 17 giugno. La strada era controllata da 2 bunker tedeschi e c'erano alcune sentinelle. Muneghina decise comunque di attaccare i 2 bunker e dopo uno scontro a fuoco riuscì a conquistarli. Subito dopo l'agguato i partigiani si disposero a guardia delle strade provenienti da Malesco e da Finero per cercare di far tardare i rinforzi tedeschi. Una parte della colonna dei feriti, circa 60-70 persone al massimo, riuscì effettivamente a passare, ma poi all'alba l'arrivo di un carro armato tedesco insieme ad alcune autoblindo obbligò i partigiani alla ritirata. Un gruppo di partigiani, che non era riuscito a passare dalla breccia di Pian dei Sali, trovò riparo nella battaglia sopra Finero. Un altro gruppo invece puntò verso la Svizzera, ma molti di loro furono in futuro catturati e uccisi anche oltre il confine, e lo stesso tenente Rizzato venne catturato. Muneghina invece, insieme a 15 partigiani, si diresse verso la Val Cannobina e dopo diverse ore di cammino arrivò all'Alpe Polunia. All'Alpe Polunia c'erano dei soldati nemici e furono costretti a uno scontro a fuoco, durante il quale perse la vita Sergio Serafini. La mattina del 17 giugno Superti è costretto ad abbandonare l'arca a gambe levate di fronte alla risalita tedesca della Forra della Val Grande. I partigiani si inerpicarono lungo il ripido canalone roccioso ai piedi del Monte Pedum, inseguiti dai tedeschi. Durante la fuga fu ferito ad una caviglia il partigiano Angelo Pasta, che venne poi nascosto in una grotta fuori mano, dove riuscì miracolosamente a salvarsi alla fine del rastrellamento. Dunque, sono Pasta Angelo, nato il 29/9 del 24 a Milano. Durante il rastrellamento, in un combattimento, sono stato ferito all'arca e mi hanno preso alla caviglia destra e non potevo più muovermi. Allora mi hanno preso, mi hanno nascosto in un grottino e lì praticamente ho visto la morte venire avanti passo per passo, perché mi sono passati sopra un 2 metri circa da me, tedeschi. Al mattino sono venuto giù i miei compagni a prendermi, che comandavo 20 uomini, e mi hanno portato su per il canalone dell'arca. Dietro c'erano i fascisti, e hanno cominciato a sparare e mi hanno nascosto in una grotta. E lì ho passato tutto il tempo, sono stato ferito il giorno 17 e finché è finito lo rastrellamento il 30 sono rimasto lì e lì ho mangiato mezza pianta di nocciole, che praticamente ho fatto 13 giorni senza mangiare. Poi finito il rastrellamento sono venuto a prendermi, mi hanno portato fuori in Val Gabbio e lì vi era l'Albizzati che conduceva i muli e mi hanno portato fuori poi a Colloro e sono qui ancora adesso.
La ritirata di Superti permise ai partigiani di imboccare il canalone della Ganna Grossa e di raggiungere il nevaio posto a 1800 metri di altitudine proprio ai piedi delle rocce del Pedum. I tedeschi decisero quindi di interrompere il rastrellamento e proseguirono nella folla della Val Grande per raggiungere gli alpeggi dell'Alta Valle. Oltre alla testimonianza di Angelo Passa, che abbiamo appena sentito, qualche anno dopo scrisse la sua anche Gianni Cella. Sentiamo. Di soprassalto, il mattino del 17 ci svegliarono i colpi di pistola di una violenta fucileria. Un masso, fatto cadere da un partigiano di una nostra pattuglia, l'aveva fatta individuare dai tedeschi, che avevano trascorso la notte poco più sotto. Ricordo bene l'ordine del comandante. Tutti sul canalone! Colti di sorpresa, parecchi non furono in grado di eseguire l'ordine e si incamminarono sul sentiero percorso il giorno prima, rimanendo presi tra due fuochi, perché un'altra colonna tedesca ci stava seguendo dal giorno precedente. Questo gruppo di partigiani, costretti ad accettare il combattimento, ebbero morti, feriti e prigionieri. Dopo una faticosissima salita su per il canalone, tra rocce a strapiombo che solo la fantasia può immaginare, nascosti tra i macigni e mimetizzati tra il fogliame, passammo la notte, attanagliati dal freddo, dalla paura e dalla fame. Sulle pendici del Pizzo Marona, intanto, alcuni partigiani della Cesare Battisti, in fuga dopo la sconfitta dell'Alpe Fornà, arrivano nei pressi della Bocchetta del Diavolo e, coperti del mitragliatore manovrato da Rolando, proseguono la fuga calandosi tra gli impervi roccioni della Val Marona in cerca di salvezza. I tedeschi attaccarono nuovamente la giovane Italia e la battaglia durò tutta la mattina, ma verso mezzogiorno tutto era finito. Dopo qualche ora dalla fine degli spari arrivarono sulla vetta del Marona 3 partigiani, Cinema, Nando e Romeo. Io, il Cinema e il Romeo. Il Romeo era un bel ragazzo che era lì. C'era lì dove c'era lì i partigiani, dove dopo si sono nascosti, ma però riescono a capire perché quando ci hanno vinto entrare vedevano bene che eravamo anche noi dei partigiani. A parte quello. Da lì al Zeda c'era una sorgente d'acqua. E lì sicuramente quei ragazzi lì per farci da mangiare sono andati a prendere dell'acqua. Quando siamo arrivati noi non c'era lì nessuno. E Romeo è andato giù, quando ha sentito la gente credeva che erano loro. Invece erano i tedeschi, gli è andato in bocca. Lì al Cinema si erano lì addormentati, dovevi svegliarsi per forza, perché sennò loro venivano dall'altra parte, dal Zeda. Non sono venuti su dalla Marona perché c'era la Scala Santa. Sì. E lì con gli attrezzi che avevano era difficile. E venire su dalla rampa era difficile, anche lì cadevano. Sì. E allora hanno preso l'altra zona del Zeda, un po' più lunga ma era più comodo camminare. Dopo il cinema la scivola giù e mi guardai, e dicevo anche un com'è. Inutile che sto lì a guardare. Ho avuto la fortuna di avere un ceppo di chi ride sulle montagne che sempre ci trovano. Pemli. Per la testa c'è un buco, ci sto dentro, sono messo dentro. I tugniti in desora li sentivo camminare, ma puntavano sul cinema, credevano che noi tutti e due, anch'io ero su, scivolavo giù, mi sono salvato lì. Dopo un po' ho aspettato la sera e sono venuto fuori. A piedi nudi ho fatto tutto il mio corso, ho fatto la Scala Santa e sono andato giù verso dove eravamo noi. Se non c'era una donna anziana, lei che mi ha salvato. Io ero stato ferito qua. Trovato che la donnetta lì mi su di fermo.
la lingua di bue, il suo nome, quel che la di. Insomma, mi salva il braccio la donna lì, altri che stai. «15 giorni dopo, ai piedi di strappiombi rocciosi sotto la vetta, verranno trovati 11 corpi. Alcuni di essi nudi, senza ferite di arma da fuoco, e gettati vivi dalla vetta. Erano i corpi di Mario Flaim, Fulvio Zigliotti, Remo Barberi, Franco Guerra, Eliano Crespi, Mario Nigliotti, Mario Brasca e 4 partigiani che purtroppo rimarranno ignoti. Antonia Chiovini fu una delle donne che salirono sulla vetta e a distanza di quasi 70 anni non riesce a dimenticare quello strazio. Qual è stato il momento più drammatico che hai vissuto, dove tu ti sei sentita veramente lì in pericolo di vita? No, pericolo di vita è stato lì. Sempre? Sempre, spesse volte. Ma la cosa più terribile io che ho visto era la Marona. Tutti i morti ammazzati senza sparati, ma buttati giù mezzi nudi. Per di più aveva piovuto, aveva fatto caldo, erano tutti marci, guarda. Io alla Marona non sono più andata. Cos'è, un ponte? C'è un crepaccio? No, la montagna in cima, che è proprio sì. in Cuneo, l'ultima montagna. Sì. Che qui. E quindi c'è un dislivello. E li buttavano giù. Vivi? Sì, erano vivi. partigiani? Sì, erano tutti partigiani. E li lanciavano così? Sì, e poi c'era appunto lì il mio dottore che mi ha fatto un effetto tremendo, ancora ce l'ho negli occhi. Lo stoico Rolando scomparse nel nulla. Voci raccontano che fu visto per l'ultima volta al Passo del Diavolo, mentre sparava con la sua mitragliatrice. Il suo corpo non verrà mai più ritrovato. Ancora oggi il Marona custodisce il mistero del comandante della Giovane Italia e presumibilmente anche le sue ossa. Il 17 giugno fu un giorno nero per la resistenza partigiana. Oltre ai fatti appena citati, anche ad Aurano, 8 partigiani della Cesare Battisti, catturati al Pian Vadà, vengono fucilati dietro al cimitero. Ad Alpe Aurà vengono catturati 2 partigiani, legati insieme e bruciati su una catasta di legna. A Ponte Casletto vengono fucilati 2 partigiani del Valdossola. Rastrellamenti anche a Verbagna, dove i fascisti andarono casa per casa in cerca di ragazzi e uomini in grado di lavorare, che furono successivamente schiavizzati a ruolo di operai nelle fabbriche di Hitler. A Pogallo, invece, il grande fabbricato della dismessa impresa boschiva è diventato il comando tedesco. Qui vengono trascinati 10 partigiani catturati sotto l'Alpe Baldesaut. Altri 8 vi saranno portati dopo essere stati presi nei pressi della Bocchetta di Campo.